Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Ecco a voi la seconda parte del bikini Soleil, che è un reggiseno, quindi un sopra a fascia, che io ho realizzato in coordinato con la parte sotto, come vedete, proprio per le rifiniture. Questa è la parte laterale che va allacciata dietro, e qui nella parte centrale ho inserito due cordoncini per allacciarle al collo. Questo si possono fare sia a intreccio e sia normale. Il costume vi spiegherò nel video che come potete imbottirlo e ciò che potete utilizzare per imbottirlo. Se non volete comprare le coppe, potete utilizzare un costume che non utilizzate più e quindi sfilare le coppe e inserirle nel costume che state creando, ed è veramente semplice e con pochissimo cotone realizzerete tutti e due i pezzi. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. Faremo dei sondaggi per decidere insieme i miei progetti futuri, e ultimamente sono anche su TikTok, quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e condividetelo. E ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questo cotone adatto appunto per fare i costumi, che è delle 3 sfere Mare Stretch Touch, ed è un cotone elastico, è adattissimo per costumi e per top. Lo lavorerò con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno un marcapunti e delle forbici. Questa è la parte di sopra del nostro costume. Come vedete ha una forma particolare. Al centro ho eseguito delle maglie basse, mentre qui nelle parti laterali ho fatto delle maglie alte, quindi abbiamo dato la forma precisamente del seno. Quindi per realizzare tutto questo io mi sono portata avanti, faremo un piccolo campione, vi dirò le misure esatte del pezzo originale, che è questo qui che io sto realizzando come coordinato con le mutandine slip che ho già fatto nel video precedente, e vi dirò ora i punti, quindi le catenelle da eseguire. Noi all'inizio partiremo con 90 catenelle che suddivideremo in due, prima togliendo 10, quindi la parte centrale sono 10 punti, quindi io che ho fatto 90 meno 10, 80 diviso 2, 40, quindi ho fatto 40 punti da qui, 40 punti alti, 10 punti bassi, 40 punti alti. Quindi in base alle misure che avete voi, se avete misura, facciamo un esempio, 100 come metà circonferenza, quindi noi per ora parliamo di punti, però poi dobbiamo andare ai centimetri. Se voi raggiungete con 100 catenelle la vostra metà della circonferenza, tenete conto che qua dovete arrivare sotto le ascelle, quindi nella parte laterale. Se voi ottenete questa misura con 100 catenelle, dovete fare 100 meno 10, restano 90, diviso 2, fate 45 e 45. La stessa cosa con altre misure. Quindi partiamo con la lavorazione, vi faccio un po' vedere come si lavora, è semplicissimo, e poi lo continueremo insieme. Prendiamo il cotone e realizziamo una catenella,
quindi nel cappiettino che non conteremo, quindi stringiamo. Qui il campioncino lo faremo di 30, realizziamo 30 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6. Fatte le nostre 30 catenelle, sono pochine, però tenete conto che nel progetto originale io ne ho realizzate 90. Aggiungiamo 2 catenelle, quindi 1 e 2, filo sull'uncinetto e contiamo 1, 2 e 3 ed entriamo direttamente nella quarta catenella, prendendo, se ci riuscite, le 2 asoline della catenella, così. E facciamo una maglia alta. Quindi in questo caso ne abbiamo realizzate 2, le 3 catenelle abbiamo realizzato la prima e la seconda. Quindi 30 catenelle nella suddivisione che vi ho detto io per farvi capire, verrebbero 30 meno 10 centrali, fanno 20. 20 diviso 2, 10 da una parte e 10 dall'altra. In questo caso ci vengono 10 punti a testa. È solo per farvi vedere un pochino come si lavora e come l'inizio e fine giro. Quindi 2, mentre nel progetto originale io ho lavorato 40 maglie alte, 10 maglie basse e 40 maglie alte in proprio nel progetto originale. Quindi abbiamo fatto la terza catenella, facciamo la terza maglia alta, facciamo la quarta, la quinta, la sesta, settima, ottava, facciamo la nona e poi l'ultima. Quindi 9 e poi facciamo la decima. E 10. Abbiamo fatto le 10 maglie alte. Ora dobbiamo fare 10 maglie basse, quindi entriamo sempre nella catenella, prendiamo senza prendere il filo e ci facciamo le 10 maglie basse. Lavorate le 10 maglie basse e ritorniamo a fare l'altra parte laterale, quindi i punti laterali che devono essere uguali da una parte e dall'altra. Fatte le nostre maglie, il lavoro risulta così, come vedete pure nel progetto originale. Quindi qui che facciamo? Facciamo come abbiamo fatto nel costume, nella mutandina. Ci rialziamo con 2 catenelle che ci contano solo come rialzo e non come primo punto, mi raccomando, e nella stessa catenella, quindi nella stessa base, entriamo e facciamo la prima maglia alta. Quindi se ci fate caso, la solina della maglia alta è sempre questa qua, se n'è originata una sola. E qui punto per punto ripetiamo una maglia alta su maglia alta, maglie basse su maglie basse. Chiudiamo nell'ultima riga sempre con maglia bassa. Scusate, con la maglia alta.
ci rialziamo sempre con le 2 catenelle e la maglia alta nello stesso punto e continuiamo così fino a raggiungere l'altezza che ora vi dirò nel progetto appunto originale. Questo è per farvi vedere un pochino il punto. Sono semplicissimi punti alti e punti bassi nella parte centrale. Tornando al progetto originale, vi dico subito quante righe ho fatto io. Io ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 righe, quindi 20 di maglie alte, 20 di maglie basse e 20 di maglie alte. E ho fatto i centimetri in larghezza sono 35, in altezza sono 11,5 all'incirca. Poi tenete conto la flessibilità del filato, quindi anche nella parte nella lunghezza, quindi larghezza e lunghezza poi sono molto flessibili. Queste sono le misure che io ho adottato per il mio, in questo caso il costume che sto per fare, che è sempre una taglia SM, tenete conto nella parte di sopra. Qui io mi sono portata avanti per la parte laterale, volendo fare un coordinato e quindi con la mutandina ho fatto una lavorazione nella parte laterale con il laccetto che poi va ad attaccare dietro. Quindi ora faremo insieme la stessa lavorazione dall'altra parte e quindi vi farò vedere anche questa parte laterale, che vi assicuro che il tutto è molto semplice ed anche molto veloce. Prendiamo il primissimo punto che abbiamo dall'altra parte e iniziamo la nostra lavorazione. Quindi entriamo nel punto, ci tiriamo il filo e facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, saltiamo questa riga che ho appena mi sono inserita e l'altra ed entriamo qui alla fine della seconda riga facendo una maglia alta. Questa sarà la nostra prima diminuzione. Nella riga che abbiamo appena, noi siamo entrati qui all'inizio della terza riga, qui entriamo e ci lavoriamo una maglia alta, quindi facciamo un gruppetto di 2 maglie alte rispetto allo slip che ne abbiamo fatte 3. L'unica differenza è che qua ne faremo gruppetti di 2 catenelle, filo sull'uncinetto, siamo nella terza riga, saltiamo questa riga ed entriamo alla base della terza riga facendo una maglia alta. Entriamo nella riga prendendo una costina del punto alto che abbiamo e facciamo un'altra maglia alta consecutiva, quindi in sostanza dobbiamo saltare una riga facendo questa lavorazione. Le 2 maglie alte le dobbiamo lavorare direttamente in una riga, quindi 2 maglie alte in una riga, il foro, quindi 2 catenelle, saltiamo una riga, andiamo nell'altra riga e facciamo le 2 maglie alte, poi facciamo le 2 catenelle e continuiamo così fino ad arrivare alla fine, sempre che ci avanzino dobbiamo comunque lasciare le 2 maglie alte iniziali perché dobbiamo fare come abbiamo fatto qui all'inizio. Quindi continuiamo. Per ora abbiamo lavorato questa riga, saltiamo questa ed entriamo alla base dell'altra facendo una maglia alta, un'altra maglia alta nella riga stessa,
2 catenelle, saltiamo una riga ed entriamo alla base dell'altra riga. Dovete solo verificare che da una parte all'altra, onde evitare sbagli, ci siano gli stessi fori e gli stessi gruppetti di maglie alte. Arrivati qui alla fine ci avanzano le nostre 2 righe, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, quindi qui, prendendo le 2 soline, e facciamo una maglia alta. E abbiamo terminato la prima riga. Voltiamo il lavoro, ci rialziamo con 2 maglie alte ed entriamo nel primo foro che abbiamo a disposizione. In questo caso, scusate, è questo, e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, entriamo nell'altro foro, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, e ora facciamo l'ultimo gruppetto di 2 maglie alte. Siamo arrivati alla fine, filo sull'uncinetto, entriamo qui dove sono state agganciate le 3 catenelle precedenti e facciamo una maglia alta. Quindi abbiamo fatto, per ottenere lo stesso lavoro sia inizio che fine. Voltiamo il lavoro e iniziamo sempre con le 2 catenelle lavorate nel primo foro che abbiamo a disposizione, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e qui alla fine lavoreremo le 2 maglie alte con la maglia alta che sarà agganciata proprio qui nella parte finale, e faremo così, continueremo così fino a stringere la nostra lavorazione. Quindi faremo una diminuzione iniziale e finale, iniziale data dalle 2 catenelle, finale data dalla maglia alta, quindi otterremo lo stesso risultato. Quindi ce lo lavoreremo, e quando arriveremo ad avere e ad ottenere un solo foro, quindi in questo caso abbiamo i 2 gruppetti di maglie alte, 2 gruppetti e un foro, ci rivedremo quando arriveremo a questo punto qui. Quindi continuiamo così sia da una parte che dall'altra. Arrivati qui ci ritroviamo 2 catenelle, lavoriamo l'ultimo gruppetto centrale, poi al solito facciamo la maglia alta, ci agganciamo al punto e abbiamo fatto l'ultimo gruppettino di 2 maglie alte, come abbiamo fatto precisamente qui. Da qui facciamo partire ora, voltiamo il lavoro, la lavorazione, per poter formarci anche il cordoncino per legare. Quindi facciamo sempre 2 catenelle, entriamo nel primo punto e non lo chiudiamo,
quindi facciamo una maglia alta non chiusa e l'altra maglia alta non chiusa. Dopodiché ci agganciamo anche qui nella parte laterale, che è sempre qui sopra, facendo sempre una maglia alta non chiusa. Chiudiamo tutto insieme, così. Quindi abbiamo raggruppato il tutto. Da qui facciamo partire delle catenelle, in questo caso io ne ho fatte 200, poi voi vi regolate un pochino nel corso d'opera delle catenelle. Diciamo, vi dovete ricordare che se utilizzate questo tipo di filato è molto elastico, quindi 200 catenelle io penso che siano perfette per fare anche il fiocchetto. Quindi facciamo partire 200 catenelle e ci rivediamo dopo averle finite, quindi torniamo insieme poi con maglie bassissime alla base. Fatte le nostre 100 catenelle, entriamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione facendo una maglia bassissima. Un attimino tiriamo un pochino la solina così non ci viene il punto largo, quindi facciamo la prima maglia bassissima e torniamo indietro facendo delle maglie bassissime, quindi una maglia bassissima per ogni catenella e ritorniamo alla base. Quindi entriamo, maglia bassissima, entriamo, maglia bassissima, così. Quindi ritorniamo indietro a maglia bassissima, così. Questo è il cordoncino che poi ci servirà per legarlo dietro e ci rivedremo quando arriveremo alla base. Arrivati qui all'ultimo punto, lavoriamo l'ultima maglia bassissima e poi ci agganciamo alla lavorazione con maglia bassissima e abbiamo terminato il laccetto che poi ci servirà per legarlo dietro. Quindi qui possiamo tagliare il filo, agganciarlo e poi con un ago sistemarlo nella lavorazione. Questa è la parte laterale e come vedete è uguale a questa. Se voi le mettete a confronto sono perfettamente uguali. Con i laccetti. Nella parte qua di sopra io ho intenzione di far partire un laccetto da questa parte, sempre di 200 catenelle, e torniamo indietro con maglia bassissima, e un laccetto da quest'altra parte per legarlo al collo. Quindi ho messo ad intreccio oppure messo normale per legarlo al collo. Questo però è facoltativo, chi lo vuole lavorare, quindi chi lo vuole mettere lo mette, se no la nostra fascia, quindi il nostro reggiseno a fascia è pronto già così com'è. Io lo inserirò perché mi piace l'idea anche di avere un supporto in più nella parte davanti, e quindi prendo il cotone e lo inserisco precisamente nel primo punto basso che abbiamo fatto da questa parte, quindi sia da una parte che dall'altro. Prendo l'uncinetto,
lo inserisco nel punto, estraggo il filo, faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa, così, e poi faccio partire, c'è 200 catenelle. Fatte le nostre 200 catenelle, come abbiamo fatto per la parte laterale, torniamo indietro, quindi dalla prima catenella con maglia bassissima, quindi facciamo passare direttamente il filo in ogni catenella e torniamo indietro, quindi realizzando un piccolo cordoncino anche nella parte di sopra, perché mi piace l'idea di avere anche il laccetto attaccato al collo, però sempre ripeto, questo è per chi lo vuole fare, quindi facoltativo. Arrivati qui, nella parte iniziale, ci agganciamo alla maglia bassa, sempre con maglia bassissima, quindi la maglia bassa iniziale, e poi facciamo delle maglie basse che ci portano dall'altra parte, quindi in un'unica lavorazione faremo i 2 laccetti, così ci lavoriamo anche la codina di inizio della lavorazione, questa qua del primo laccetto. Come vedete, questa è la codina, ce la lavoriamo, ci riportiamo dall'altra parte e iniziamo nuovamente le nostre 200 catenelle, quindi ci lavoriamo le maglie basse, andiamo dall'altra parte alla fine delle maglie basse, e qui nell'ultima maglia bassa facciamo una maglia bassa e facciamo ripartire le nostre 200 catenelle, quindi il risultato poi è così. Questo è quello che abbiamo appena fatto e qui facciamo partire l'altro, riscendiamo dopo aver fatto le 200 catenelle, riscendiamo a maglia bassissima fino al punto iniziale, dopodiché taglieremo il filo e lo nasconderemo e poi così realizzeremo il laccetto che va attorno al collo. Quindi continuiamo e finiamo il nostro secondo laccetto e ci rivediamo alla fine. Ecco qui i laccetti terminati. Questi potete inserirli a incrocio e quindi legarli al collo, oppure direttamente così per come partono. Sicuramente sono un sostegno in più e sicuramente questo è facoltativo, perché potete farli o non farli. Io ho deciso di farli, però nello stesso tempo potete anche non farli e vi assicuro che il costume tiene bene, perché proprio l'elasticità e soprattutto la parte laterale quando si lega dà un'aderenza perfetta al seno. Per quanto riguarda l'imbottitura, io il consiglio che vi do è di prendere un costume che magari non utilizzate più e fare un riciclo creativo. Sfilate dal costume le coppe e gliele inserite in questo costume, le cucite con un filo tinta su tinta, in questo caso giallo, però in base al colore che state facendo il costume,
e inserite all'interno le coppe, quindi vi verrà ancora più sostenuto nella parte del seno. Se non volete farlo, questo risulterà aderente al vostro seno, quindi potete anche utilizzarlo senza coppe, magari volete solo rivestirlo con un pezzetto di stoffa per essere, diciamo, più protettivo rispetto magari a quanto non lo sia così utilizzato proprio col cotone. La lavorazione, questo è quello che mi rimane di 50 grammi, quindi ci vuole per farlo meno di 50 grammi di cotone, mentre per la mutandina 50 grammi. Quindi con 100 grammi di cotone fate un costume misura S. Per una M, visto quello che mi è avanzato qua, penso che ci riuscirete tranquillamente a farlo sempre con 100 grammi di cotone, e poi con un qualcosina in più potete fare altre misure. Quindi veramente con pochissimo cotone riuscirete a ottenere il sopra e il sotto di un bikini. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook e Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondere. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.